Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 21. Per colpa di Selin, che ha sostituito il biglietto di Serkan con l'invito a cena, Eda e Serkan non si sono ritrovati nello stesso ristorante, ma si sono attesi invano in posti diversi, ignari dell'inganno, e sono tornati a casa tristi e delusi. Eda si lamenta con le amiche perché Serkan non si è presentato. Loro le chiedono perché non lo ha chiamato. Stessa domanda fa Engin a Serkan, che si lamenta di Eda che non è andata, ma nessuno dei due ha voluto chiamare l'altro. Eda dice alle amiche che la sua storia con Serkan finisce lì e che lui non saprà che lei lo ha aspettato invano, mentre Serkan dice ad Engin che non si arrenderà con Eda e che pur di tenerla vicino rispetterà il contratto. Rientrata a casa, Eda trova la zia in lacrime dopo la lettura della sua lettera. Allora le chiede scusa, dicendo che avrebbe dovuto rivelarle di persona la verità sulla morte dei suoi genitori. Ayfer le dice che la colpa è di Atekin e che non vuole che Eda abbia rapporti con loro, né personali né lavorativi. Aggiunge che vuole che nella sua vita entrino solo persone che la rendano felice. Efe fa una telefonata e dice all'interlocutore che prima di partire sistemerà tutto e che quando lei arriverà Eda farà fatica ad abituarsi alla sua presenza, per cui deve avere pazienza. Il mattino seguente Eda e Serkan si incontrano in ufficio. Eda lo saluta freddamente e gli manda delle frecciatine che lui non capisce. Poi gli dice che quando Efe partirà lei lascerà il lavoro. Nell'ufficio di Serkan si tiene una riunione per il progetto della Golf Resort, dove devono sistemare in breve tempo la cucina secondo le molteplici richieste del famoso chef Alexander. Tutti si dovranno impegnare per realizzare il progetto. Ayfer, arrabbiatissima, va a cercare Atekin a casa, ma Seifi le dice che ha lasciato quella casa e che Aidan si è bloccata da quando ha visto che lui la tradisce. Quando Aidan si riprende, Ayfer le rinfaccia le bugie dette sull'incidente, le intima di stare fuori dalle loro vite e se ne va. Aidan si lamenta con Seifi perché non sa come riunire Eda e Serkan. Allora Seifi rincorre Ayfer e le dice che Aidan si è di nuovo bloccata e le chiede di aiutarla, impietosendola su tutte le disgrazie che le sono capitate. Ayfer a malincuore si fa convincere a tornare indietro. Aidan davanti a Ayfer fa finta di stare tanto male e di dover lasciare casa per un po' per riprendersi. Allora Ayfer la invita per qualche ora nel suo giardino. Aidan accetta subito e con un piano in mente si presenta con diverse valigie con la scusa che le servono tante cose anche per poche ore. Ayfer si pente di averla invitata. In ufficio Serkan chiede a Eda se per davvero se ne andrà dopo la partenza di Efe. Eda conferma e allora lui le dice che prima devono rivedere insieme tutti i progetti che lei sta seguendo. Arriva Céline, che è alla ricerca di un volto immagine per il progetto della fondazione a favore delle ragazze svantaggiate. Quando Eda scopre che l'ha esclusa senza avvisarla, si propone lei come volto immagine e avverte Céline di non interferire nelle sue decisioni e nella sua vita. Céline è costretta ad accettare e le dice che dovrà farsi scattare delle foto e fare un video. Efe dice ad Eda di non lasciare il lavoro perché, oltre a essere brava, ha bisogno di soldi. Aggiunge che ha le capacità per gestire da sola il cliente in arrivo, che è una persona molto importante. Eda risponde che prima lo incontrerà e poi deciderà. Serkan incontra Geren e le dà l'incarico di citare in giudizio tutti quelli che hanno pubblicato la notizia sulla rottura del fidanzamento e di citare anche chi ha fornito l'informazione, perché vuole che paghi chi ha provocato lo svenimento di Eda. Geren inizia ad indagare e ciò innervosisce sia la giornalista che Céline che le ha fornito le informazioni. Quando Serkan e Eda esaminano i progetti, lui le chiede di non lasciare il lavoro, ma Eda gli risponde che l'ha delusa troppe volte e sa che lo farà ancora. Serkan le assicura che non lo farà più, ma Eda gli dice che lo ha promesso alla zia e che manterrà la sua parola. In ufficio arriva il fotografo incaricato delle foto e dei video. È un bellissimo ragazzo che entra subito in sintonia con Eda rendendo geloso Serkan.
Efe saluta Eda perché l'indomani parte per l'Italia. Lei lo ringrazia per averle dato l'opportunità di lavorare con lui. Anche lui la ringrazia e le prospetta una luminosa carriera. Eda e il fotografo Gian vanno nello studio fotografico. Lei è agitata, ma lui la rassicura ed iniziano a scherzare. In quel mentre arriva Serkan per assistere al servizio ed inizia a battibeccare con Eda, che non vuole che la guardi. Poi Serkan riceve una telefonata da Seifi che lo avverte che la madre è Daifer. Nel frattempo Gian fa tanti complimenti a Eda per la sua bellezza e la invita ad uscire con lui, ma quando Eda si allontana, Serkan lo avvisa che loro sono fidanzati e di starle lontano. Efe saluta Ferit e gli annuncia che il suo partner sta per arrivare e che vuole comprare le sue azioni, ma lui gli dice che non le vuole vendere. Allora Efe lo avverte che gli conviene farlo perché lì le cose si complicheranno. Poi Efe chiede a Céline di vendere le sue azioni, ma lei rifiuta e lui le dice di pensarci. Eda, quando torna a casa, incontra Serkan fuori dal cancello che le dice che a casa sua c'è la madre. Eda non ci crede e entrano a casa insieme. In quel mentre, Aifer sta ipnotizzando Aidan ed è riuscita a sapere che né lei né il figlio si terranno lontani da Eda. Serkan, come vede Aifer, le chiede perdono per quello che ha fatto il padre. Aifer gli dice che vuole parlarci, al che Serkan le assicura che glielo porterà. Allora Eifer gli chiede di stare lontano da loro e poi lo invita a parlare con la madre. A casa di Eda arriva Gian, che deve farle un video, e quando lo vede Aidan chiede perché non hanno trovato un fotografo meno bello. Poi rientra Melo, che dice che ha notato un uomo che sorveglia la loro casa. Seifi allora si offre di andare a controllare, anche perché lo conosce ed hanno dei piani insieme. Efe si reca dalla giornalista Fatima e le dice che sa che lei ha nascosto l'identità del suo informatore quando ha pubblicato il contratto tra Eda e Serkan perché è stata pagata. Allora le offre un assegno molto alto per farsi rivelare la fonte. Lei accetta e gli rivela che l'informatore è Céline e che la fonte è Khan Karadag. Efe registra la confessione. Seifi, quando rientra a casa, dice che ha riconosciuto l'uomo che è lo stesso che gli manda messaggi intimidatori. Allora Aidan decide di rimanere lì. Eda e Serkan iniziano a litigare e così scoprono di essere andati entrambi alla cena, ma non nello stesso ristorante, e capiscono che qualcuno ha cambiato l'invito. Serkan allora le dice che entrambi provano gli stessi sentimenti e chiede di restargli vicino. In quel momento arriva Melo che li interrompe dicendo che l'uomo è ritornato e allora Serkan va a cercarlo con Seifi. Arrivano anche Engin e Piril che vogliono chiedere consiglio ad Aidan sul loro fidanzamento. Melo fraintende e pensa che vogliono chiedere la mano di Eda per Serkan e allarma tutti fin quando l'equivoco viene chiarito con grande sollievo di tutti. Quando Serkan va via, parla con Eda, che accetta di collaborare al progetto per lo chef Alexander. Il mattino seguente Efe va da Céline e le fa sentire la registrazione con la confessione della giornalista per convincerla a vendere le sue azioni. Céline di nascosto sente Ferit dire a Geren che vuole confessare a Serkan il suo coinvolgimento nella storia della pubblicazione del contratto e le rivela che Eda ne era a conoscenza. Poi Céline scrive una lettera e la lascia sulla scrivania di Serkan. Serkan invita Eda ad andare in un ristorante famoso, ma questo si trova al 25° piano di un grattacielo. Eda vuole andare a piedi, ma Serkan le chiede di provare ad andare in ascensore con lui. Lei, dopo qualche esitazione data dal fatto che ha una fobia per i luoghi stretti, accetta. Serkan, una volta dentro, le prende le mani e le parla dolcemente. Poi le chiede di guardarlo negli occhi e pensare a loro due. Poi l'abbraccia e la bacia mentre l'ascensore sale. Con questo tenero riavvicinamento tra Eda e Serkan si conclude la puntata numero 21 di Love is in the Air.